Ciao a tutti. Sono molte le cose che eccitano un narcisista, ma andiamo con ordine e scopriamo in quali situazioni si sente maggiormente elettrizzato. La prima cosa che verrebbe da pensare sono i rapporti intimi, ma non è solamente questo che manda in estasi il narciso. Ma scopriamo subito in quali contesti un narcisista si sente su dei giri. Quando punta gli occhi su una nuova preda, viene colto da una forte scarica di adrenalina che non riesce a controllare. Il fatto di far soffrire la partner per lui è un gioco perverso che lo manda in fase di eccitazione. Anche avere il totale controllo sulle emozioni della preda lo manda letteralmente in un piacevole delirio. Ama la sfida di far cadere la vittima nella sua trappola infernale. Quando si accorge che la sua preda si trova in uno stato di disperazione, lui ne trae piacere, tanto da provare una sorta di eccitamento mentale e probabilmente anche fisico. Un'altra circostanza dove il narcisista si eccita molto è rubare, poiché provoca in lui una forte emozione. Il fatto di estorcere denaro significa ottenere l'approvvigionamento narcisistico. Farsi notare ed essere sempre al centro dell'attenzione è un altro modo per raggiungere una certa frenesia. Lo eccita in maniera disgustosa anche il fatto di progettare la vendetta nei confronti di qualcuno. Lo manda in gradevole delirio tutto ciò che è moralmente proibito, come ad esempio frequentare una donna sposata intrattenendo rapporti intimi con lei. E se questa è la moglie di un suo caro amico, meglio ancora, poiché prova piacere nel veder gli altri soffrire a causa sua. Ma ecco un quadro generale su che cosa eccita maggiormente un narcisista nella sfera sessuale. Intrattenere rapporti intimi con più partner contemporaneamente. L'essere centrato sul proprio corpo e la propria sessualità. L'ostentazione. Attuando la manipolazione, dominando e denigrando la partner mediante i rapporti intimi. Il sentirsi superiore alla partner durante i rapporti intimi. Tutte le novità che comprendono la sfera sessuale, come i giochi di ruolo o le nuove posizioni. Oltrepassare ogni tipo di limite e sperimentare nuove e forti esperienze. Tutto ciò che è immorale, come intrattenere rapporti intimi in luoghi comuni. Da tutto ciò si può comprendere che il narciso è incline al sadismo e che ha una totale mancanza di empatia verso i sentimenti e le necessità delle altre persone. Tanto è vero che è molto attratto da argomenti alquanto inesplicabili, come ad esempio i serial killer, l'occulto, le anomale parafilie e tutta una serie di contesti piuttosto ripugnanti. L'assoluta incapacità di amare del narcisista fa di lui un pericoloso individuo. Tant'è che il narciso è spesso e volentieri travolto da una rabbia incontrollabile che è la causa di avvenimenti molto spiacevoli come l'abuso narcisistico psicologico, economico e fisico. C'è da dire che tutte queste alterazioni mentali potrebbero essere delle protezioni contro la vergogna, la vulnerabilità, la paura, lo sconforto, la depressione, la collera, l'angoscia, il disprezzo, la solitudine, la frustrazione, l'indifferenza, l'apatia, la noia e il senso di colpa. Detto questo, ti ricordo che il narcisista è un vero maestro nell'arte della manipolazione e nel compromettere la reputazione di chiunque. Se ancora non eri consapevole che il narciso avesse tutti questi scheletri nell'armadio, sappi che ne esistono sicuramente tanti altri ancora. Renditi conto che essere in relazione con questo tipo di soggetto significa che hai intrapreso un processo di distruzione. Ma tu non hai bisogno di questo. Tu hai il diritto di sentirti libera, rispettata, amata e valorizzata nella tua essenza di donna.
Sono d'accordo sul fatto che non è sempre facile poter riconoscere una persona con il disturbo di personalità narcisistica, ma puoi raggiungere un'ottima chiave di lettura se lavori sulla tua autostima, sulla tua consapevolezza e ascoltando sempre con la massima obiettività il tuo istinto che non sbaglia mai. Tieni bene a mente che nella vita, tutte le volte che cadi e tocchi il fondo, puoi risalire per conoscere la nuova te. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.